L'icona è un messaggio affidato all'immagine. Il sorriso e la determinazione di un uomo, un gesto reso immortale o una maglia tra le più belle di sempre. Sono solo pochi esempi dei messaggi che questa storia ha da trasmettere. Detto questo, cominciamo. «18 anni, una carriera lunga come il suo nome. Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wa Mutombo», dove Dikembe, in congolese, sta per banana. Questo nome glielo affibbiò lo zio a causa del suo aspetto longilineo ed inocolato, considerato che a 16 anni era già 2,10 m. A 21 decise di lasciare le strade di Leopoldville, attuale Kinshasa, per andare oltreoceano all'Università di Georgetown e seguire il suo sogno di diventare medico. Ma Georgetown era anche una grande fucina di talenti come Alonzo Mourning, Pat Ewing, Allen Iverson, tutti allenati dal compianto coach Thompson, che vide questo piccolo grande omone e lo mise in squadra. This is my daddy. Nel suo anno da senior esplose talmente sul campo da gioco fino ad essere preso al draft del 1991 dai Denver Nuggets con la 4ª scelta. Anche se non è mai stata provata la sua vera età, aveva 25 anni ed era capitato nella peggior squadra NBA in quel momento. Il suo anno da rookie finì con una doppia di media, tanto da essere nominato dai tifosi montagna umana ufficiale del Colorado, Mount Mutombo. L'apice arrivò nel 94 quando i Nuggets raggiunsero i playoff con l'8ª posizione, l'ultima disponibile, e con la serie contro i Sonics. Sotto 2-0 Denver recupera incredibilmente anche grazie ad un record del congolese tuttora imbattuto, 31 stoppate in una serie di playoff, ed era una serie al meglio delle 5. Era la prima volta che una 8 seed batteva una first seed ai playoff, e l'immagine rimasta impressa a tutti è quella della gioia di Dikembe alla fine di gara 5. Nella serie successiva contro Utah, Denver si avvicinò al miracolo, arrivando a gara 7, ma poco importa se non accadde. La sua grande storia era iniziata. Nel 1996 diventa free agent e si trasferisce ad Atlanta. Gli Hawks sono una buona squadra e vanno costantemente ai playoff. Purtroppo per loro sono nella Eastern Conference, quella dei Chicago Bulls e dei New York Knicks, che costantemente li elimineranno. Ma c'è una cosa al di sopra di tutto in quel periodo: il momento in cui l'icona lascia il suo messaggio più indelebile, il finger wag, il dito indice più famoso della NBA, un gesto diventato simbolo per la sua generazione e per quelle a venire, decisamente iconico. Non è un caso che Mutombo sia stato per ben 4 volte il miglior difensore della Lega nella sua carriera, ma non era solo questo. Era un leader naturale e l'infinita energia che sprigionava era contagiosa. Aveva qualcosa di contagioso anche fuori dal campo, cioè il suo sorriso. E tutti quelli che hanno giocato con lui non possono dimenticare quella voce rauca e affettuosa allo stesso tempo, come non possono dimenticare tutte le volte che ha detto a un avversario no, 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 mostrando il suo ditone. Solo una volta è stato usato il dito indice contro di lui, ma in questo caso credo si possa lasciar correre. Per il resto, dagli anni di Atlanta in poi, tutti avevano ben chiara una cosa: man does not fly in the house of Mutombo. Dopo 10 anni in NBA non ha ancora giocato in una squadra da titolo, ma nel 2001, dopo i 22 rimbalzi e 3 stoppate in un All-Star Game indimenticabile, il coach Larry Brown, che era in panchina, viene contagiato a sua volta da quel lungo così competitivo, ma anche concreto. Dopo una settimana Dikembe ha addosso la maglia Sixers. Era il tassello mancante per una squadra forte, ma che difficilmente sarebbe arrivata alle finals. E invece, a pochi mesi dal suo arrivo, eccoli là a contendere il titolo ai super favoriti Lakers. Pronostico che verrà confermato, nonostante la gara 1 di Allen Iverson e nonostante Mutombo abbia arginato Shaq meglio di chiunque altro. Nel 2003 ci riprova, questa volta in Maya Nets. A 36 anni parte dalla panchina, ma nelle finals contro San Antonio è lui il centro fondamentale. Contro le Twin Towers, Robinson e Duncan è minoranza e lo strapotere Spurs si fa sentire, dominando 4-0 la serie.
Dopo un'annata in sordina a New York, nel 2004 passa agli Houston Rockets, dove il suo ruolo principale è quello di fare da chioccia e mentore a un giovane Yao Ming. Svolgerà benissimo questo compito, ma anche grazie alla fragilità del fisico dell'astro nascente cinese, giocherà molto più del previsto, facendo segnare nuovi record in rimbalzi e stoppate per un quarantenne. Ogni anno era l'ultimo, ma i Rockets non volevano privarsene. Solo un brutto infortunio durante i playoff 2009 riuscì a fermarlo. Aveva 42 anni, forse. Il suo cuore, se possibile, divenne ancora più grande. È sempre stato impegnato nel sociale da giocatore, ma dopo si è messo a tempo pieno a dare aiuti umanitari soprattutto per la sua gente in Congo. Basta dire che più della metà dei suoi guadagni di tutta una carriera sono andati in beneficenza. Era fatto così. Lui era un signore con una maglia nera e rossa, con un falco davanti e un 55 dietro. Lui era Dikembe Mutombo, cuore grande e mano grande, con la quale diceva ad ogni attaccante: "Not in my house".